Una mattina luminosa, Zibù stava passeggiando nel bosco colorato quando notò qualcosa di insolito. Tra l'erba danzavano piccole luci dorate che sembravano stelle cadute dal cielo. Incuriosito, iniziò a seguirle attraverso sentieri che non aveva mai visto prima. Le luci attraversavano prati profumati, costeggiavano ruscelli scintillanti e scomparivano dietro una collina coperta di fiori selvatici. Quando Zibù raggiunse la cima, si fermò stupito. Davanti a lui si estendeva una valle meravigliosa. Migliaia di fiori luminosi coloravano il paesaggio. Alcuni brillavano di azzurro, altri di rosa, altri ancora di oro e argento. Piccoli laghetti riflettevano la luce dei petali, creando giochi scintillanti che facevano sembrare la valle un pezzo di cielo sceso sulla terra. Mentre osservava quel luogo incantato, vide qualcuno muoversi tra i fiori. Era una giovane camaleontessa, dal colore verde smeraldo brillante. Passeggiava lentamente tra i prati luminosi, sfiorando i petali con delicatezza. Per un attimo il sole illuminò il suo sorriso e Zibù sentì qualcosa di strano e piacevole nel cuore. Non sapeva ancora perché, ma aveva la sensazione che quella giornata avrebbe cambiato molte cose. Nei giorni successivi Zibù tornò spesso nella valle. Ogni visita gli permetteva di osservare Lulì mentre si prendeva cura dei fiori luminosi. Sembrava conoscere ogni angolo di quel luogo meraviglioso. Gli uccellini si posavano vicino a lei, senza paura, e perfino le farfalle sembravano seguirla ovunque andasse. Più il tempo passava, più Zibù desiderava rivederla. Ma c'era qualcosa di molto strano. Ogni sera, poco prima che il sole tramontasse, Lulì spariva. Non si allontanava lungo i sentieri, non attraversava il bosco, semplicemente scompariva. Una sera Zibù decise di osservarla da lontano. Vide la camaleontessa raggiungere la parte più alta della valle, vicino a una gigantesca stella dorata incastonata sulla cima di una collina. Era una stella enorme, luminosa e splendente, che sembrava illuminare tutta la valle. Poi accadde qualcosa di sorprendente. Un bagliore dorato avvolse Lulì e la figura della camaleontessa scomparve tra le luci. Quando il bagliore svanì, la collina era vuota. Zibù rimase immobile. Chi era davvero Lulì? E perché ogni sera spariva nel cuore della stella dorata? La curiosità di Zibù cresceva ogni giorno. Una sera decise di seguire le tracce luminose che apparivano vicino alla collina della stella dorata. Le scie brillanti attraversavano la valle e conducevano verso una vecchia grotta nascosta dietro una cascata argentata. All'interno tutto scintillava, cristalli dorati illuminavano le pareti e migliaia di minuscole stelle di luce galleggiavano nell'aria come lucciole. Nel centro della grotta si trovava un antico albero d'argento. Tra i suoi rami erano appesi piccoli frammenti luminosi simili a pezzi di stelle. Zibù osservò stupito quel luogo misterioso. Capì che la stella dorata della valle non era una semplice decorazione, era qualcosa di molto più importante. Nei giorni successivi notò anche un altro dettaglio. La luce della stella sembrava diminuire lentamente. Ogni sera brillava un po' meno. Anche i fiori luminosi apparivano meno splendenti. Persino il cielo sopra la valle sembrava più scuro. Zibù iniziò a preoccuparsi. Qualunque fosse il segreto di Lulì, era legata alla stella dorata e qualcosa non stava andando nel modo giusto. Una sera accadde ciò che tutti temevano. La stella dorata perse gran parte della sua luce. La valle si oscurò improvvisamente. I fiori luminosi iniziarono a spegnersi uno dopo l'altro, come piccole lanterne senza energia. I ruscelli persero i loro riflessi scintillanti e una tristezza silenziosa sembrò avvolgere ogni cosa. Zibù corse verso la collina. Lì trovò Lulì, accanto alla stella ormai quasi spenta. La camaleontessa
appariva stanca e preoccupata. In quel momento Zibù capì finalmente il segreto. Lulì era la custode della stella dorata. Da molto tempo proteggeva la luce della valle, raccogliendo ogni notte frammenti di stelle cadute dal cielo. Ma ultimamente i frammenti erano diventati sempre più rari. La stella stava esaurendo la sua energia. Se si fosse spenta del tutto, anche la valle avrebbe perso per sempre la sua magia. Zibù guardò il cielo. Migliaia di stelle brillavano sopra di lui e all'improvviso gli venne un'idea. Forse esisteva ancora un modo per salvare la valle. Quella notte Zibù partì per il viaggio più importante della sua vita. Seguendo una vecchia mappa trovata nella grotta, raggiunse la montagna delle nubi dorate, il punto più alto della regione. Lassù cresceva un fiore rarissimo chiamato Cuore della Stella. Si diceva che contenesse la luce più pura del cielo. Dopo una lunga salita, Zibù riuscì a trovare il fiore. Brillava come una piccola costellazione. Con grande attenzione lo raccolse e tornò nella valle prima dell'alba. Quando il primo sole illuminò l'orizzonte, il cuore della stella venne posato accanto alla stella dorata. Accadde qualcosa di straordinario. Una luce immensa esplose nel cielo. La stella tornò a brillare più forte di prima. I fiori luminosi si accesero contemporaneamente, i ruscelli scintillarono, le farfalle luminose riempirono l'aria, l'intera valle tornò a splendere. Mentre osservava quel meraviglioso spettacolo, Zibù vide Luli sorridere. In quel momento capì che non era stato soltanto la valle a ritrovare la sua luce. Anche il suo cuore brillava più forte che mai. Da quel giorno Zibù e Luli custodirono insieme la valle dei fiori di luce, vivendo nuove avventure sotto il cielo stellato. E ogni sera la stella dorata illuminava il loro cammino. Le cose più preziose non si proteggono con la forza, ma con la gentilezza, la dedizione e il coraggio di aiutare chi amiamo. A volte la luce più grande nasce proprio da un piccolo gesto fatto con il cuore. E buonanotte bambini, buonanotte mamma e papà. Mua mua.